Ciao a tutti, buonasera a tutti, benvenuti per questa live serale. Benvenuti in questa live serale. Vediamo un attimino se YouTube ha fatto il suo dovere mandando le notifiche o invece, come al solito, non ha fatto il suo dovere e non ha mandato le notifiche. Il tema che voglio trattare questa sera è quello dell'infelicità in amore. È quello dell'infelicità in amore. Guarda te, Sara Morosi, chi non muore si rivede, Sara Morosi. Oh, bene, vedo un po' di persone che stanno collegando, lato scuro, Valeria Stalker si è collegata, anche Valeria Stalker, grande Andrea. Allora, Valeria Stalker, bene, allora andiamo avanti. Quindi teniamo presente un po' di situazioni. La Canetti e Valeria Stalker, Bugs Flower, Sara Morosi, vedo sempre i video, va bene, va bene. Valeria Stalker, tranquilla, Bugs Flower, lato scuro, bene, vedo un po' di persone collegate, 50 persone collegate, Piera Ferraro, dal Belgio, la naturopata. Allora, teniamo presente questo, no? Che è interessante, no? Questo concetto, perché noi spesso crediamo che siccome viviamo dei problemi in amore, ma che poi potrebbero essere problemi in qualunque altra area della nostra vita, no? Mi ha lasciato il fidanzato, mi ha lasciato la fidanzata e quindi vivo una disarmonia interiore. Noi pensiamo che funzioni in questo modo, e invece no! Non è così. Non funziona in questo modo, funziona esattamente al contrario. Tu hai una disarmonia interiore e quindi questa disarmonia interiore si conclama attraverso un fallimento in amore. Anzi, potremmo dire che il fallimento in amore è semplicemente il sintomo, tra virgolette, che sei in disarmonia interiore. Perché se tu non fossi in disarmonia interiore, non potresti vivere una sofferenza in amore, non potresti vivere una sofferenza in amore, non è possibile. Perché se io sono in armonia interiore e una mi lascia, me ne fotto. E questo è il concetto, no? Se tu sei in disarmonia interiore e una ti abbandona, te ne fotti. Certo, vabbè, magari ti darà un po' fastidio, come dire, 5 minuti, 10 minuti, non lo so, un quarto d'ora. Però poi sarei già, diciamo, proiettato verso nuovi lidi. Chi è in armonia interiore, quando una situazione non funziona, lascia lì nel suo brodo e va a vedersene altre. Poi se sta lì nel suo brodo, quando torna, torna. Tu vedi come funziona la cosa, ma di fatto te ne freghi, diciamo, no? Così, perché ti rendi conto che è un'esperienza di vita può iniziare, può finire, può andare avanti, non c'hai quell'ossessione o quella... perché l'ossessione quando viene? Ecco, noi viviamo due situazioni, no? Quando dentro di noi abbiamo delle emozioni compresse, tendiamo a vivere delle ossessioni. Quando praticamente le emozioni sono compresse. Quando la rabbia è compressa, tendiamo a vivere come dire, delle situazioni maniacali, no? La persecuzione. Iniziamo a credere che il destino ce l'abbia con noi, che ne so, che tutti ce l'abbiano con noi, quindi entriamo in paranoia. Ecco, le paranoie. La paranoia e l'ossessione sono le due, diciamo, facce della stessa medaglia, E qua anche viene sempre lo stesso discorso, cogito ergo sum nella merda, perché questo è questo nuovo spot che bisogna dire, cogito ergo sum nella merda. E dobbiamo tenere presente proprio questo, che se tu sei in armonia interiore, te ne freghi, non puoi vivere una ma neanche, non puoi vivere neanche anche un sintomo, anche un'ansia è sinonimo di una disarmonia interiore. Non è che tu c'hai l'ansia e quindi vivi la disarmonia interiore. No, l'ansia è il prodotto del fatto che sei in disarmonia interiore. Perché se una persona, cioè, immaginati tu se c'hai il Buddha ansioso, immaginati il Buddha ansioso, Buddha Shakyamuni con l'ansia.
oppure Buddha Shakyamuni con la depressione. Non esiste proprio. Non è possibile. Buddha Shakyamuni non poteva avere l'ansia. Immagini Gesù, che ne so, faccio un esempio, oppure come si chiama quell'altro lì? Come si chiama? Non so, Osho ansioso. Oppure l'altro lì, come cavolo si chiama? Sai Baba, immaginati Sai Baba, diciamo, con la depressione. Ma non è possibile che si verifichino queste cose, non è proprio possibile, perché se c'è armonia interiore non ci può essere, se Buddha è incazzoso, esatto, invece il Buddha è incazzoso, è pieno di rabbia, di rancore, non è possibile! Quindi è il fenomeno che noi, se abbiamo l'armonia interiore, non possiamo, Yogananda con gli attacchi di panico, esatto, immaginati Yogananda con gli attacchi di panico, dice non esco fuori di casa perché con l'agerofobia, non esco fuori perché ho paura, e non è possibile, cioè capite che il sintomo si ha quando sei in disarmonia interiore, il sintomo è una manifestazione, ma l'ansia, la depressione, l'ossessione, la paranoia, sono tutte dimostrazioni che non sei in armonia interiore, non è viceversa. E noi qua siamo in una cultura psichiatrica, non andiamo ad attaccare il sintomo qua, non andiamo ad attaccare il sintomo. Uno, la depressione, gli ficcano subito gli psicofarmaci, gli antidepressivi. Va bene, per carità, meglio che niente, ma è quello che ti propone la cultura nella quale siamo immersi. E la cultura nella quale siamo immersi ti propone la pasticca, ma poi anche le persone ci marciano un po', diciamo, è il fatto che anche le persone ci marciano sopra, no? Nel senso che tutti vorremmo anche la pasticca della felicità, no? Se ci fosse la pastiglia della felicità, ma qua, cioè, cioè, se vai a vedere, ci sono persone che pigliano farmaci per dormire, farmaci per svegliarsi, farmaci per, che ne so, per non avere l'occhio moche, farmaci per tutto, cioè ormai è tutto un coso, diciamo, è tutto un qualcosa che siamo in squilibrio totale, perché non riusciamo ad avere un'armonia interiore, e quindi l'armonia interiore è fondamentale. L'armonia interiore è fondamentale perché se tu vivi un'armonia interiore non potrai avere dei sintomi e non potrai neanche essere infelice in amore, diciamo così, perché come fai a essere infelice in amore se tu sei in armonia? Ma in armonia te ne fai una ragione, no? Perlomeno ti lascia Francesca e tu te ne fai una ragione, cioè Francesca se n'è andata, come dire, ti fai, come dire, Francesca se n'è andata, guarda, casomai mi troverò Roberta, mi troverò Giovanna, mi troverò un'altra, o anche due, o anche tre, perché come dire, morto un papa se ne fanno due, no? Adesso non è neanche morto il papa, ce ne abbiamo due di papi, ci sono due papi, tu non puoi avere due donne, dove sta scritto? Francesca, no, non so chi sia Francesca, mi viene Francesca, povero Paolo senza Francesca, non so chi sia Francesca, non ho più paio di idea. Ti lascia Francesca Malesco. No, ma Malesco la paghi, qui lavoriamo gratis, qua noi gratis, soltanto gratuitamente, non paghiamo quello che possiamo avere gratis, almeno io personalmente non pago ciò che posso avere gratuitamente, anche in abbondanza. Oh, la nostra Alessandra Casara, bellissima, bronzatissima, malgasciona, Alessandra Casara. Grande Ale. Allora, quindi dobbiamo tenere presente, brava Elena Zalini, perché bisogna pagare per quello che si può avere gratis? Questo è un concetto, non è una questione morale, ma io farei una questione economica, diciamo, no? Cioè, nel senso che se devo pagare una cosa è perché non posso averla gratuitamente. Basta che scegli in chat del tutto gratis. No, ma io non voglio scegliere niente, io cioè, mi preservo, mi conservo, non si sa mai nel futuro, mi conservo.
non sprechiamo cartucce, qua oramai ce ne sono più poche da sparare, caro, come si chiama? Sempre Massimo Big, ha detto. Oramai le mie cartucce sono limitate, devo, come dire, utilizzarle, devo utilizzare, mi conservo per il bardo, ho poche cartucce da sparare. Una volevo lasciarla a Wonder Robbie, una cartuccia per Wonder Robbie vale la pena, diciamo così. No, scherzo, Wonder Robbie è una mia grande amica, che è l'unica che fa alzare il drone, Allora, culo, sì, gli ultimi colpi, ormai questi sono gli ultimi colpi da sparare. Allora, andiamo avanti col discorso. Comunque, quindi noi dobbiamo tenere presente questo. No, ma che dichiarazione, Ale? È una battuta, per me è come una sorella Wonder Robbie, è come una sorella Wonder Robbie. Però se no toccherebbe tenere anche un colpo per la Margasciona, anche un colpo per la Margasciona. Allora, comunque andiamo avanti col discorso. Catla nipote, ti facciamo una famiglia qua, tutta la mia famiglia. Bene, bene. Allora, andiamo avanti comunque col discorso. Teniamo presente quindi che teniamo presente questo fatto, no? Teniamo presente questo fatto che se noi vogliamo, diciamo, evitare le sofferenze per amore, ma anche evitare i sintomi, evitare le malattie, evitare tutte queste cose qua, dobbiamo andare a ricercare l'armonia interiore. L'armonia interiore cosa vuol dire? Ricercare l'armonia interiore vuol dire trovare quell'equilibrio tra le nostre istanze. Cioè, alle volte, ad esempio, cosa succede? Che, ad esempio, nel rapporto genitoriale, i genitori, in qualche modo, che ci piaccia o che non ci piaccia, ci hanno fatto dei torti. Uno dice, ma perché i genitori magari sono bravi? Ma ti hanno, cioè, anche, ecco, questo, il fatto che un genitore ti abbia fatto un torto fa parte del processo educativo, no? Se vogliamo. Tu vuoi mangiare la marmellata, ma io che sono una brava mamma so che troppa marmellata ti fa male e non ti faccio mangiare la marmellata. So che tu vorresti scofanarti, diciamo così, 1 chilo di gelato, ma io che sono un bravo papà so che 1 chilo di gelato ti fa male e quindi non te lo faccio mangiare. Quindi, come dire, il torto subito, tra virgolette, fa parte anche del processo educativo. Quindi non esiste un bambino o una bambina che non abbia avuto, diciamo, che non abbia percepito dei torti. Ora, questi non sono torti, ho capito che non sono torti per te, fa parte del processo educativo, ma mettiti nei panni di un bambino piccolo è solo emozione. Purtroppo fa parte del processo educativo, che un genitore cattivo c'è, cioè metti il cuore in pace Andrea, un genitore cattivo c'è, ma non perché sia cattivo, ma perché viene percepito tale dal bambino, no? Anche veramente nel processo educativo, no? Perché, ma è una cosa positiva che ci sia, cioè deve essere un riferimento, no? Talvolta i ruoli sono invertiti, perché di solito nel ruolo, diciamo, generale, il padre dovrebbe avere un ruolo più normativo e la madre un ruolo più protettivo. Questo anche secondo l'analisi transazionale. L'analisi transazionale dice genitore normativo dovrebbe essere il padre, quello che ti dà le regole, e il genitore protettivo dovrebbe essere la madre. Non è detto che avvenga in questo modo. Spesso succede esattamente il contrario. Per quello addirittura talvolta si hanno dei conflitti, perché il padre, che dovrebbe essere il genitore normativo, magari non lo è, e tu sviluppi un conflitto col padre, che potrebbe essere un conflitto legato al tradimento, oppure un conflitto legato a un conflitto vero e proprio. E quindi questo è quello che normalmente dovrebbe succedere, però la figura paterna dovrebbe essere
a livello simbolico, diciamo così, a livello simbolico, archetipico, è un modello normativo. Dentro di noi la figura paterna è un modello normativo, è il totem freudiano, è quindi un modello normativo, è il padre che con autorevolezza ti guida, la madre ti guida a livello protettivo. Ripeto, questo a livello archetipico è così. A livello reale potrebbe essere anche invertito, potresti avere un padre mollo, un padre rammollito, un padre menefreghista, un padre che non è interessato a te, che se ne frega, un padre assente, per dire, o è una madre cerbero invece, una madre cerbero che ti tartassa dal mattino alla sera. E allora se è la madre cerbero che ti tartassa dal mattino alla sera, vuol dire torti veri, che non possono giustificare come educazione che ti... Sì, no, ho capito Z77, ma ho capito il tuo discorso, però non è detto che venga per... Tu stai parlando da adulto, ok? Se parliamo da adulti ci mettiamo a tavolino e discutiamo, no? Perché la nostra parte adulta discute. E tu dici, sì, torti veri, ma i torti veri sono cattiverie gratuite, quelle che tu invece non fai, cioè... Ma in realtà tu devi metterti nei panni di un bambino di 2, 3, 4, 5 anni. Non ha, cioè, ha una parte emotiva preponderante. È un bambino di 5 anni che tu gli vieti di mangiare la marmellata, che lui ha voglia di mangiare la marmellata a un di 3 anni, e per lui è un torto. Potrebbe essere un torto, potrebbe non esserlo, potrebbe esserlo. Però questo cosa vuol dire? Vuol dire che, e poi tra l'altro potrebbe essere che un genitore ti dà la marmellata e l'altro te la toglie. Questo succedeva, questo succedeva, potrebbe essere nel rapporto, può succedere anche quello, no? Che un genitore ti tartassa e l'altro invece non ti tartassa. Quindi ci sono diverse possibilità, no? Le casistiche, diciamo così, sono veramente tante, però alla fine fondamentalmente si limitano a 4, dire, no? Anche se sembrano tante. Potrebbe essere padre presente eccessivamente o padre assente. Madre, allora, presente eccessivamente è il rompicoglioni che ti tartassa, Uno presente eccessivamente è uno che ti tartassa e ti rompe le balle. Cioè un padre che ti mena, per dire, è perché è eccessivamente presente, ok? Quindi nell'eccessiva presenza mettiamo tutto. E poi c'è il padre assente, quello che se ne frega fondamentalmente, che ci sei, che non ci sei, che hai preso un bel voto a scuola, che hai preso 2, che hai preso 3, che non sei neanche andato a scuola, che non hai fatto, che se ne fotte, diciamo così, no? Padre assente. Lo stesso discorso vale per la madre, potrebbe essere una madre eccessivamente presente oppure una madre eccessivamente assente. Mio padre per stare di botte se me che mia madre, quindi un padre eccessivamente presente. Poi l'hai sviluppato come un conflitto sicuramente, ecco, quando c'è la violenza si comprime la rabbia, no? C'è rabbia, quando un genitore mena un figlio, cosa sbagliatissima appunto a livello educativo, necessariamente comprime la rabbia, perché, come dire, l'unico modo che avrebbe il figlio di uscire fuori da questa rabbia è ridargliene altrettante, ma siccome è piccolo e non c'ha la forza, non riesce a farlo, no? Quindi è evidente che c'è rabbia compressa. La rabbia compressa, se la rabbia è compressa, genera le paranoie, praticamente, genera le paranoie. Questo è paranoia e paura, perché l'avevo già fatto il grafico, mi sembra, no? Della cosa lì. Mi sembra che un grafico l'avevo già fatto tra i vari grafici. Sì, infatti l'avevo già fatto. Vabbè, no, era un po' diverso. Sì, comunque il grafico è questo qua. Ecco, è questo qua, vedete, il grafico è sempre questo. Quindi ci sono due possibilità, o pathos compresso o rabbia compressa. Ho fatto qua tutte le varie cose, ho fatto questa roba qua. Quindi comunque è chiarissimo, sì, 50 e 50, da una parte c'è pathos compresso, dall'altra c'è rabbia compressa, cioè la rabbia compressa si capisce tutto, se non capite
è perché avete la testa da rana morta, diciamo così. Avete un cervello da gallina atrofizzata. E allora, comunque, tenendo presente questi discorsi, una prima del padre, la donna, suo padre, vanno d'accordo su tutto. Certo che è possibile, certo, e no, è possibile, perché quello che sta dicendo Catwoman, ho trovato una persona conflittuale al padre, che adoro suo padre, vanno d'accordo su tutto, è possibile, certo, è la sindrome di Stoccolma, non che Stoccolma, nel senso che Stoccolma, nel senso che il salto della quaglia non ha funzionato. La sindrome di Stoccolma è proprio quella, cioè ti identifichi nel carnefice praticamente con la sindrome di Stoccolma, no? Quindi tu hai vissuto un padre talmente conflittuale che avendo lo stesso sesso, perché è interessante anche questo, perché se il sesso fosse diverso, dovevi travestirti a femmina o travestirti a maschio. E quindi diventava lì, c'era tutto poi una genesi, diciamo, delle identificazioni sessuali, perché è ovvio che se io sono maschio e devo identificarmi mia madre che è donna, mi devo travestire a femmina. Se una donna deve identificarsi nel ruolo di padre, deve travestirsi a maschio, non c'è niente da fare, è così. Mentre invece come questo che è maschio, conflittuale padre, se il conflitto, allora qui che cosa vale? Allora, questa la regola senza diciamo, vale la regola. Se tu non lo puoi sconfiggere, baciagli le mani. Questo vale, la regola è quella lì. Se non lo puoi sconfiggere, baciagli le mani. Bacio le mani. E questo è quello che fa. E succede questo. Se tu hai un conflitto talmente forte con un genitore che non lo puoi sconfiggere, baciamo le mani. Esatto, baciamo le mani a Vossia. Se tu non lo puoi sconfiggere, baciamo le mani. E quello succede. E quindi vuol dire che se tu hai un conflitto talmente forte con una figura paterna talmente forte, ti identifichi. È la sindrome di Stoccolma, no? Canetti, sitz, platz, sitz, platz. Ogni tanto lo mette all'apposto la Canetti che l'ho portata a fare, come dire, gli hanno messo un collare elettrico per riuscire a educarla un po', però gli hanno messo il collare elettrico alla Canetti, gli hanno messo il collare elettrico per educarla, però questa, nonostante il collare elettrico non è stata educata. Allora, comunque, io non ero il figlio preferito di mio padre, ma fino all'ultimo giorno gli sono stato più vicino io che il figlio preferito. Ma sì, questo è un discorso da adulto. Certo, non è il figlio preferito, però il fatto che tu lo rimarchi vuol dire che non hai giustificato tanto il torto subito. Cioè, ecco, ci sono. Adesso quello che ha detto Marco Spinardi è una cosa interessante, no? Sembra strano che l'abbia detto Marco Spinardi, però è una cosa interessante. Nonostante l'abbia detto Marco Spinardi, diciamo così, è una cosa interessante perché la giustificazione potrebbe non avvenire soltanto, potrebbe avvenire soltanto a un livello, cioè potrebbe esserci un sì sì o un sì no. Cosa vuol dire un sì sì o un sì no? Potrebbe, difatti, e questo è il fatto che appunto se c'è un sì no vuol dire che non tutti giustificano. Ad esempio, il fatto che Marco Spinardi ha sottolineato il fatto che lui non era il figlio prediletto, ma il figlio prediletto era un altro, immagino tuo fratello, il figlio prediletto era il fratello, per cui il padre provava affetto per il fratello, trattava meglio il fratello di Marco Spinardi. Marco Spinardi veniva trattato peggio del fratello, però quando il padre stava male, Marco Spinardi gli ha dato Finardi è il cantante. Marco Spinardi gli ha dato assistenza, diciamo così, gli ha dato assistenza. Allora, cosa vuol dire questo? Vuol dire che
La sua parte logica ha giustificato il torto subito dal padre, ma secondo me, siccome lui ha sottolineato questo, la parte emotiva non ha giustificato il torto, quindi è un sì no. La parte logica giustifica il torto subito e te lo dimostra standoti vicino, ma la parte emotiva non l'ha giustificato. La parte emotiva c'è ancora la rabbia dentro, detto in altri termini, perché altrimenti lui non avrebbe detto in questa occasione io non ero il figlio prediletto e l'altro era il figlio prediletto. Non l'avrebbe detto, perché se la parte emotiva giustifica non vede un figlio prediletto, non vede un figlio prediletto, vede un figlio, come bisogna fare decomprimere. Bisogna fare decomprimere le emozioni. La parte emotiva giustifica se decomprimi l'emozione che c'è, se decomprimi la rabbia in questo caso, tira fuori la rabbia. Se non tiri fuori la rabbia, c'è poco da fare, la rabbia devi tirarla fuori. Perché lì è la rabbia. Se tu non giustifichi il torto, perché il discorso è così. Se io giustifico il torto non posso avere rabbia, no? Come faccio ad avere rabbia di uno che giustifica il torto? Ma se non giustifico il torto ho rabbia compressa. Ora, il fatto che lui sia andato, abbia fatto quest'atto logico di andare al capezzale del padre, tra l'altro quest'atto logico di andare al capezzale del padre è fatto anche per dimostrare il suo orgoglio di essere superiore, no? Nasca, stai zitta, di essere superiore al fratello, no? Questo è anche una rivincita data dall'orgoglio. Ecco, quello che mi verrebbe da dire è che potrebbe non essere amore per il padre, adesso sto andando a caso, però dalle poche parole che ha detto Marco Spinardi, potrebbe essere che questa sua assistenza al padre non sia data dall'amore per il padre, ma dall'orgoglio di dimostrare al fratello. Non ti spiego bene se tu non stai attenta, Nasca, stai zitta e segui, sits. Quindi sembra l'atteggiamento di una persona che lo fa, ma neanche per dovere, lo fa semplicemente. Ma vabbè, anche tu siete della stessa famiglia, tu e Nascad. Sitz. Quindi sembrerebbe che lo fa per orgoglio. Adesso non so se c'è ancora Marco Spinardi, che lo fa per orgoglio, per dimostrare al fratello che è superiore. Quindi è l'orgoglio che ti spinge, non è l'amore. Ecco, questa è la differenza, è l'orgoglio, non è l'amore che ti spinge a fare quello. Perché se ci fosse amore, uno non andrebbe a evidenziare il fatto vabbè, fa parte del mio carattere, questa è una discussione logica. Non sareste andato a evidenziare il fatto, non sareste andato a evidenziare il fatto che tu non eri il figlio prediletto. Ma comunque, non è che adesso voglio fare, sto dicendo una cosa plausibile, poi magari non è così, non è che pretendo di avere la verità in tasca, però dalle cose che hai detto, diciamo dalla cosa che hai detto sembrerebbe un qualcosa del genere. Poi ripeto, potrei anche. Perché avete sospeso Cuore CL? Che ha detto? Perché hai sospeso Cuore CL? Che ha detto? Non è un troll, Cuore CL. Allora, togliete questa sospensione di Cuore CL. Chi è che l'ha sospeso? Allora, perché avete sospeso il Cuore CL? Non è un troll. Chi è che l'ha sospeso? Perché avete sospeso? Ah, ok. Non è un troll, non sospendete chi non è un troll. Allora, quindi torniamo al discorso precedente. Quindi, allora, noi dobbiamo tenere presente, adesso appena scrivi gli do la chiave, cuore, scrivi che ti do la chiave, se scrivi gli do la chiave. Cuore, se scrivi ti do la chiave, così non ti sospendono. Allora, tornando, sì, ma perché fanno casino, sospendono. Se no non è un troll, non deve essere sospeso. Sospendiamo, cioè eliminiamo i troll, ma non le persone che non sono troll. No, se scrivi troll, sì, cuore, ti do la chiave.
Però devi scrivere, se no non riscaldatela la chiave. Andiamo a riscaldare la chiave lo stesso. No, non riscaldate la chiave, cuore, devi scrivere qualcosa. Se scrivi qualcosa, riscaldate la chiave, se no non ci riesco. Allora, e comunque andiamo avanti col discorso. La chiave del bagno. Andiamo avanti col discorso. Quindi, allora, dobbiamo dobbiamo tenere presente, vabbè, quando dovete scrivere gli do la chiave. Dobbiamo tenere presente una cosa, dobbiamo tenere presente una cosa fondamentale. E la cosa fondamentale è questa, che noi dobbiamo essere in armonia interiore. Essere in armonia interiore vuol dire che se ho un genitore che devo giustificare intanto il torto subito, perché se non giustifico il torto subito da un genitore ho sicuramente rabbia compressa, quindi devo giustificarlo. Per eliminare la rabbia compressa devo giustificare il torto subito, da parte di un genitore. Se non giustifico il torto subito, vuol dire che avrò la rabbia compressa, c'è poco da fare, no? Se uno ti ha fatto un torto e tu non lo giustifichi è perché hai rabbia dentro. Questo mi sembra che sia naturale, ma la giustificazione affinché io sia in armonia interiore deve avvenire sia dalla sfera logico-razionale sia dalla sfera emotiva, cioè entrambe le nostre parti devono giustificare il torto subito, perché se no ci troviamo nella condizione di, come si chiama lì, chi scriveva prima, Massimo, come si chiama, che tu non hai giustificato completamente il torto subito, ma l'ha giustificato solo una tua parte. E allora si genera una situazione di negatività, cioè una situazione di disarmonia interiore. E allora, se siamo in disarmonia interiore, cosa succede? Che andremo, ecco perché se siamo in disarmonia interiore, si manifestano, diciamo, le delusioni d'amore. Perché quando sei in disarmonia, ogni piccola situazione che ti va male, tu la vivi come una sofferenza. Cioè, ti guarda male il figlio del portiere, se tu sei paranoico, che hai rabbia compressa, il figlio del portiere ti guarda male, tu pensi che questo qua ce l'abbia con te, cioè ti guarda male, ti guarda e tu proietti subito che ti guarda male. Eccolo qua, QRCL ha scritto, mettiamo fermi lì. Fermi lì! Non scrivete che non riesco a beccarlo. Oh, ma tutti a scrivere minchiate, non riesco a beccare il QRCL. Oh, bene, QRCL, adesso sei moderatore, non ti possono più sospendere. No, ha scritto, ti ho messo la chiave, QRCL, adesso è la chiave. Però non scrivere, non so cosa hai scritto, però non scrivere minchiate, se no poi ti blocco io. Allora, ok, fai il bravo, se no tocca bloccare. Fai il bravo, se no ti cazziamo. Allora, quindi dobbiamo tenere presente Valeria Stalker, che dice Valeria Stalker? Valeria Stalker, ciao Valeria Stalker, ma tu sarai a Milano, Valeria Stalker? Verrai al corso di Milano? Ah, a proposito, vi ricordo i corsi, Valeria Stalker no, no, quello di Roma, a Roma, Valeria Stalker a Roma. Vi ricordo i corsi, questo venerdì 8 febbraio a Torino farò il corso su come sbloccare le emozioni per essere felice e sedurre, dalle 21 alle 23, mentre ci saranno 2 corsi intensivi a Milano domenica 3 marzo dalle 9:30 alle 19
e a Roma domenica 7 aprile dalle 9:30 alle 19, il riferimento è sempre al 333 15 11 703, ecco questi corsi qua. Allora, quindi stavo dicendo prima che se noi non siamo in armonia, quindi una parte ha giustificato o una parte non ha giustificato, oppure nessuna delle due parti è giustificata, quindi hai rabbia compressa comunque, ma paradossalmente è meglio che nessuna parte giustifichi, cioè piuttosto che una giustificazione, diciamo, di una parte e dell'altra parte no, a quel punto lì è meglio che entrambe le parti non giustifichino, perché se entrambe le parti non avessero giustificato, ad esempio, il caso di Spataro, lì come si chiamava, quello col papà, Spataro, boh, non mi ricordo, se nessuna parte avesse giustificato, cosa succedeva? Che il padre stava male e lui se ne fotteva, diceva all'altro fratello, senti, pensaci tu, non mi rompere i coglioni. Sarebbe andata così. Però lui dentro sarebbe stato, diciamo, se nessuna parte, ascoltate, sturatevi le orecchie, capre, sturatevi le orecchie, se nessuna parte avesse giustificato, cosa succedeva? Succedeva che lui praticamente se ne sarebbe fottuto del papà che stava male, perché diceva quello è uno stronzo, mi ha sempre trattato sempre trattato alla cazzo e adesso che si fotta, se vuole ci pensa al mio fratello. Sarebbe andata così. Adesso non so se c'è ancora Spataro lì, come si chiama? Marco Spinardi. Ah, ecco Spinardi, vabbè, ho sbagliato, non Spataro, Spinardi. Ecco Spinardi. Ecco, quindi se nessuna delle tue parti avesse giustificato il torto ricevuto da tuo padre, tu, quando tuo padre stava male, te ne saresti fottuto, cioè avresti detto a tuo fratello vai tu e non mi rompere le palle, no? Ti saresti allontanato completamente. Se tutte le due tue parti avessero giustificato, allora ci fosse stato un sì, allora tu non avresti neanche più percepito il fatto come tuo fratello, il figliolo, diciamo, prediletto, il figlio prediletto e tu il brutto anatroccolo, il calimero nero. Non avresti avuto questa sindrome da calimero nero, diciamo così, non avresti percepito di essere un calimero nero e tuo fratello un bel cigno. Il problema è quando una parte giustifica e una parte non giustifica. Allora, se una parte giustifica e una parte non giustifica, allora c'è sempre questo conflitto, no? Che tu fai, però dall'altra parte c'è una... tu fai, ma dall'altra parte c'è una parte che invece non detesta quello che tu fai. Insomma, una parte ti sputerebbe in un occhio, insomma, detto questo, no? Qualunque cosa facciamo c'è una parte insoddisfatta. E allora noi dobbiamo, se noi siamo arrivati al punto tale da aver giustificato entrambe le situazioni, cioè entrambe le parti hanno giustificato i torti subiti, allora vuol dire che la rabbia dentro non ne abbiamo più rabbia dentro, l'abbiamo eliminata in qualche modo. La rabbia non in senso generale, la rabbia verso il genitore che ci ha fatto un torto, perché come dicevo prima, tutti i genitori hanno fatto dei torti ai figli, o perché erano troppo presenti o perché erano troppo assenti, ma già il sistema educativo prevede che di default vengano fatti dei torti ai figli. E lo stesso sistema educativo. Luca Giurato? Chi è Luca Giurato? È tuo fratello? E chi è sto Luca Giurato? Chi è Luca Giurato? Non so chi sia. Vabbè, non so chi Luca Giurato. Non ho fratelli comunque. Non so chi sia Luca Giurato io. Ok, quindi questo è il concetto di fondo, no? Quindi noi dobbiamo imparare ad essere in armonia interiore. Se noi siamo in armonia interiore non temiamo nulla e ci faremo una ragione di tutto. Come dire, io voglio comprarmi la Ferrari, se sono in disarmonia interiore e non riesco a comprarmi la Ferrari, vedrò il fatto che non riesco a comprarmi la Ferrari come un dramma, capite?
Se io sono in disarmonia interiore perché la mia parte emotiva vuole tanto la Ferrari o la parte logica vuole tanto una delle due parti, mettiamo la parte logica, perché entrambe le parti potrebbero volere la Ferrari. Se entrambe le parti la vogliono o entrambe le parti non la vogliono va bene, ma il problema è quando magari la parte logica per ragioni di Stato vuole la Ferrari. Quindi dice, io così vado al paese, che ne so, torno una volta, no? C'erano il meridione, no? C'era questa cosa qua che quando uno andava al nord, emigrava al nord, poi voleva far vedere che era diventato ricco e allora tornava al paese con la Ferrari, con la Porsche per far vedere che era diventato ricco, no? C'era questa cosa qua. E quella lì è la parte logico-razionale, non è la parte emotiva. La parte emotiva si vuole vivere le emozioni. Però, detto questo, se una persona è in disarmonia, ogni cosa che non funziona la vivi come un dramma. Non riesci a comprarti la Ferrari, è un dramma. Quindi è un dramma. Ti ha lasciato Francesca, è un altro dramma. Ogni cosa che succede che non va, perdi il treno, è una tragedia, no? Se perdi il treno. Cosa vuol dire, ma sei tu il conduttore? Ma dice a me? Max XX? Che vuol dire Max XX? Ma dice a me, Piera Ferraro. Ma stai dicendo a me? Non ho capito. Che vuol dire? Vabbè, io non riesco a leggere le minchiate che scrivete in chat. Cosa vuol dire Max XX e tu conduttore? Io non riesco a leggere quello che dite, quindi cioè, non sto leggendo perché... Comunque, teniamo presente questo, mi ha aperto il gas in casa. Che sta dicendo Nasca? Che cambia pusher, che quello lì il pusher che hai ti vende della roba taroccata, ti vende roba taroccata, Nasca, cambia pusher. Allora, quindi dobbiamo tenere presente... Beh, no, dottor Leonardo Gottardo, lasciarsi con la persona che amiamo è comunque un vissuto emotivo di perdita come un lutto che va a intaccare l'armonia. No, io non penso di no. Io non sono d'accordo. Se una persona, se tu sei veramente in armonia interiore, quindi parte logica e parte emotiva unite, sei in armonia, completamente in armonia interiore, se una persona ti lascia, anche se la ami, te ne fai una ragione. Te ne fai una ragione e dirai, tutt'al più, siccome la amo, sono felice che se ne vada per la sua strada, se lei è contenta così, e te ne vai a trovare un'altra. Te ne vai a trovare un'altra perché te ne fai una ragione. Quando siamo in armonia, ci facciamo una ragione degli eventi che accadono, perché poi, se voi ci pensate bene, gli eventi sono i due tipi, no? I problemi in generale, o sono risolvibili o non sono risolvibili. Se sono risolvibili, li risolvi e stai zitto. Se non sono risolvibili, sono dei dati di fatto, non sono un problema. Quindi se uno ti lascia e non c'è possibilità che ritorni, quello è un dato di fatto, non è un problema, non è più un problema. E quindi noi non dobbiamo mai concentrarci sui problemi, ci concentriamo eventualmente su delle soluzioni che vuol dire andare a trovarsi un'altra persona, ad esempio, o fare qualcosa d'altro. Quindi è quando siamo in disarmonia interiore. Certo, come dire, per fare un esempio, adesso voglio fare un esempio, non so se qualcuno di voi ricorda i sette fratelli cervi, no? Quelli lì che sono stati fucilati nella seconda guerra mondiale, gli hanno ammazzato sette figli, no? E questi qua, i genitori, gli hanno fucilato sette figli, tutti i figli che avevano. È ovvio che in quella situazione lì uno dice, cavolo, puoi essere in armonia interiore finché vuoi, se ti ammazzano sette figli, tutti i sette figli che hai, come dire, è difficile da accettare la situazione. Eppure sembrerebbe che loro, io avevo letto, diciamo, degli scritti di questa famiglia, avevano poi scritto delle cose e avevano scritto delle cose molto sensate, no? Che se uno ci pensa, cioè uno dice, come cavolo hanno fatto questi che hanno, diciamo, gli hanno fucilato sette figli, i nazisti, mi sembra, nazisti,
E quindi vuol dire lì sì che l'armonia interiore, anche se ce l'hai, viene pesantemente intaccata. Però comunque se uno è in armonia interiore riesce molto meglio a reggere gli urti della vita. Se sei in disarmonia interiore ti andrai a cercare anche i danni, ti andrai a cercare, perché è evidente, no, che se tu continui ad andare di notte nei vicoli di Genova, prima o poi il Museo dei Fratelli Cervi, sì. Se tu continui ad andare nei vicoli di Genova di notte, prima o poi qualcuno che ti rapina lo trovi, no? È evidente, no? E quindi che cosa vuol dire questo? Che poi te le vai a cercare, no? Quindi la rapina sarà la conferma del fatto, se sei rabbia dentro e quindi tendi a essere paranoico, sarà la conferma del fatto che tu sei sfortunato perché ti hanno rapinato. Ma in realtà te le sei andato a cercare, no? Perché sei andato nei vicoli di Genova tutte le notti da solo a girare fin tanto che qualcuno che ti rapina lo trovi. Ecco, quindi dobbiamo tenere presente quello. Beh, allora, le persone che per le separazioni dimagriscono, crollano, eccetera, perché non hanno un'armonia interiore? Perché sono scissi. Allora, se sono scissi internamente, tra sfera logica e sfera emotiva, ripeto, una persona che ti lascia è certo che viene vissuta male, perché una parte si rivendica sull'altro, dice, "Ah, brutto stronzo, per colpa tua questa mi ha lasciato. Io volevo tanto avere il mio oggetto di desiderio e tu ti sei fatto brutto coglione una parte all'altra, hai fatto sì che ci lasciasse, che mi lasciasse, no? È proprio così, no? Se invece sei unito interiormente, se una persona ti lascia e dici, vabbè, avanti un altro, con questa è andata male, avanti un altro, con la prossima andrà meglio. Perché poi, se no, si tende a mettere in atto un meccanismo che si chiama generalizzazione, no? Generalizzi. Tra l'altro, ecco, un altro meccanismo che si mette in atto quando siamo in disarmonia interiore è la generalizzazione. La generalizzazione cosa vuol dire? Vuol dire che ti è andata male con Mario Rossi, fai un'equazione, Mario Rossi uguale a tutti gli uomini. Tutti gli uomini sono uguali, nessuno vale la pena. E allora tanto vale che, come dire, nessuno mi interesserà più. Perché se è un padre spirituale che ti dice, figlia mia, leggilo come un segno del Signore che ti chiama, tu praticamente cosa fai? Ti fai suora, per dire, no? Se invece, anziché il padre spirituale, hai un'amica che dice, ma sì, le tue uomini sono uguali, vai con tutti, che tanto nessuno vale la pena, e fai questa cosa qua. Quindi la disarmonia interiore vuol dire che farai sempre la scelta sbagliata. Quindi tutto questo per dire che cosa? Per dire che per stare, eh beh, sì, in disarmonia si generalizza, sono tre cose, si generalizza, si deforma e si cancella. Sono queste le tre cose che fai quando sei in disarmonia interiore. Generalizzi, deformi e cancelli. La deformazione, diciamo che è un po' simile alla rimozione, diciamo così, però sono tre cose che si fanno quando sei eh, quando sei diciamo, quando sei in disarmonia, in disarmonia succedono queste cose qua. Spiega e cancella? Beh, la cancellazione, beh, la generalizzazione, uno uguale a tutti. La deformazione è vedo le cose diversamente da come le vedo, cioè nel senso che penso di essere sfortunata, ma in realtà deformo la realtà perché sono io che vado a cercarmi la sfortuna andando di notte nei vicoli di Genova, vado nei bar più malfamati di Caracas e poi quando qualcuno mi punta una pistola alla tempia, dico, hai visto la sfortuna che mi perseguita, deformo la realtà. E la cancellazione cancella alcuni parametri della realtà. Cioè io mi vedo sfortunato perché le cose fortunate le ho cancellate. È come dire, no, vedo soltanto il negativo, mi focalizzo sul negativo e le cose positive che pur ci sono non le vedo neanche. E quella è la cancellazione, cioè cancello delle parti di realtà. Quindi le tre cose che facciamo quando siamo in disarmonia sono deformazione,
cancellazione e generalizzazione. La generalizzazione è tipica. La generalizzazione, ecco, iscrivetevi al nuovo canale, brava Jessica Naturopata. La generalizzazione è tipica, eccola qua. E beh, come si fanno a attrarre eventi positivi? Bisogna essere in armonia. Per attrarre eventi positivi, noi dobbiamo lavorare sull'armonia interiore, quello attrae eventi positivi, perché vai a vedere gli eventi negativi, mancano di più in considerazione. È come per fare l'esempio di Marilyn, no? Dov'è la Canetti? Sitz, faccio l'esempio di Marilyn. Come si fa? Come si fa? Bisogna espletare la rabbia. Bisogna espletare la rabbia. Dicevo, bisogna espletare la rabbia e giustificare i torti. È quello che dicevo, bisogna tirare fuori la rabbia. Ma volevo fare l'esempio di Marilyn per dire che cosa? Che uno vede soltanto le cose positive, o può vedere, cioè, un giornalista chiese a Marilyn, tanto perché è un po' che non facevo questo esempio, la Canetti, no, la meditazione se prende l'azione sì. L'esempio di Marilyn cosa dice? A Marilyn Monroe un giornalista ha chiesto, ma perché di lei si innamorano soltanto persone ricche, presidenti degli Stati Uniti, industriali, non si innamora mai un idraulico, che ne so, un artigiano, un qualcuno? E lei ha detto, perché io questi qua manco li più in considerazione, per me non esistono. Cioè io l'idraulico per me non esiste, non lo vedo neanche come un uomo, lo vedo come un bullone, non lo so come dire, no? Quindi praticamente Marilyn non poteva mai innamorarsi dell'idraulico perché manco lo vedeva come un uomo, non lo vedeva neanche come un essere umano, lo vedeva come una chiave inglese che svittava il rubinetto, no? Un nuovo bullone. Quindi, io attiro gli spazzini perché tu dall'altra parte non te la vedi. Ma questo per dire che cosa? Che noi quello che andiamo a vedere, vediamo, no? Quindi, cioè, ma che emotiva? Che sta dicendo la Canetti? Marilyn non era emotiva, era iperlogica. Che emotiva? Non da terra alla Canetti. Sitz. Come si aspetta la rabbia? Ci sono dei modi per aspettare la rabbia. Ad esempio, chi viene ai corsi, sotto lo facciamo vedere come si aspetta la rabbia, però qua fatto nella live, però si può espletare la rabbia, si può espletare. Si può espletare la rabbia, si può espletare, si possono utilizzare delle fotografie, si possono utilizzare delle foto, si possono utilizzare delle cose a livello simbolico si può espletare la rabbia, a livello simbolico no, a livello simbolico si può espletare la rabbia. Quindi bene. Comunque, detto questo, visto che ora vi ricordo ancora i corsi, vabbè, se l'hanno uccisa non lo so, questo è un altro discorso, se l'hanno uccisa non c'entra niente, che hanno ucciso o non uccisa. Comunque, i corsi sono Torino, venerdì 8 febbraio, dopodomani, tra un po' sarà quasi domani, perché oramai siamo quasi a giovedì, quindi mandatemi un messaggio al 333 15 11 703 per il corso di Torino, 8 febbraio alle 21. Poi Milano 3 marzo intensivo invece da 9:30 a 19 e Roma il 7 aprile dalle 9:30 alle 19. Il riferimento è sempre al 333 15 11 703. Bene, detto questo, iscrivetevi al canale di Wonder Robbie che non so se c'è, poi se non sapete cosa fare anche al canale della Canetti, ma proprio se non sapete cosa fare anche nella Canetti, iscrivetevi al mio nuovo canale di cui vi ho postato la cosa. Alla Canetti serve un idraulico e già l'idraulico serve a me. Canale di Wonder Robbie che è un bel canale. Eccola lì Wonder. Adesso dai 2 minuti di cazzeggio con voi me li faccio perché cazzeggiate tanto, io non riesco a seguire i cazzeggi. Vediamo un attimino di cazzeggiare un po' con voi. Dai, cazzeggio un 10 minuti con voi. La campana per Annarita, giusto? Un po' di campana per Annarita che è la mamma di
Daniele, Anna Rita, e facciamo un po' per Anna Rita. Anna Rita da Foligno, un po' di energia per Anna Rita da Foligno. Che abbiamo svegliato la vicina dal Bardo, e adesso un po' di cazzeggio con voi, Anna Rita e Daniele, dai, vediamo un po' di cazzeggio con voi. Alessio è stata fidanzata, Nasca cambia pusher, Maria Lamela, scampaniamo, eccola qua, Anna Cat, voglio attrarre un bel tipo, un idraulico, l'idraulico liquido, il Mastrolindo, può attrarre Mastrolindo, il nuovo idraulico, Mastrolindo, eccolo lì, può attrarre Mastrolindo. Com'era? Viene presto e se ne aveva tardi, no? Viene tardi e se ne aveva presto. Com'era così di Mastrolindo? Cos'è che diceva Mastrolindo? No, quella era un'altra. Cos'è che diceva Mastrolindo? Cosa diceva? C'era una frase particolare, Mastrolindo. Telolindo. Che diceva Mastrolindo? Comunque puoi trarre Mastrolindo, ma diceva qualcosa, Mastrolindo. Vabbè, c'era una frase che non mi ricordo. Ti sei sudato la capoccia? Ma chi si è sudato la capoccia? Anzi, c'è un capello qua. C'ho sto cavolo di capello che non lo sento, non riesco a togliere. Ho passato pure il rasoio, c'ho un capello qua. In questo punto mi sta crescendo un capello e non riesco a toglierlo e mi dà un fastidio perché ci passo la mano e sento la testa liscia. Sì, c'è un capello, sento, c'è la testa liscia, c'è un capello che sta crescendo qua e non è un'illusione. Che illusione! Elena Azzalini da Vienna, Elena Azzalini da Vienna. La crema depilatoria in testa, no? Io passo al rasoio e sento sto cappello che mi dà fastidio. Ce n'è uno solo qua, porca miseria, non riesco a toglierlo. Un unico capello. Ma no, ci sono anche gli altri, so che gli altri con il rasoio li faccio fuori. Questo è particolarmente ostico, sto cappello da eliminarsi. È arrivato Mastrolindo. Ah, è arrivato Mastrolindo. No, il corno è difficile perché essendo single, che mi fa il corno? Non ho possibilità di essere cornuto. Per essere cornuti siete voi cornuti che siete fidanzati. Siete voi cornuti che siete fidanzati. Tania Grandi, la nostra Tania Grandi che è alta 1,12 m con un tacco da 15 però. Dottor Franco Rispoli, Alessio 01. Ciuto, eccolo lì, c'è anche Ciuto. Elena Azzalini, io non sono fidanzata. Bene, brava Elena, mi fa piacere. Ah, stai come mai? No, tua mamma l'abbiamo tolta dai piedi, tua mamma non ci interessa più, ormai basta. Tati Tati, che dice Tati, figuriamoci il mio compagno che sta con... Ah beh, sì. Oh, Jessica, quanti single? Jessica naturopata, anche single. Giorgio Perkins, una siciliana che abita a Verona, mora, alto 1,50 m, 40 anni, 1,50 m per 80 kg. Non so come sbarazzarmene. Vabbè, sei una siciliana, tu dove sei, scusa però? Ah, a Verona? Il tuo dolce preferito? Boh, non lo so. Valeria Stalker. Non ho dolci preferiti. Non ho dolci preferiti. Mangio un po' tutti i dolci. Stanno tanti spiriti liberi. Piera Ferraro dal Belgio. Peppa Pig non so che fine ha fatto Peppa Pig. Io ho avuto solo psifopari. Che dice? Bugs Flower. Wonder Robbie. Ma va, Nanna, sits, sits!
sta zitta, sitz, Platz. Dolci amari, psicopatiche? Vuol dire che tu proietti su di loro. Il tuo cantante, oh, che cantante, non c'ho cantanti, io non ho niente di preferito, né cantanti, il cantante preferito, non mi piacciono in tanti, Battiato, Ascorò, italiani, però cantanti italiani. Muser, ma perché non mi saluti più? Muser, eccolo qua, Muser, 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 Muser. Proietti su di loro, vuol dire che quello che è dentro lo proietti su un altro. Se tu vedi tutti traditori è perché tu sei traditrice, la tua parte nascosta è traditrice e il singolo idraulico. Abbiamo Marco Lopresti, singolo idraulico. Va bene. Single senza figli, meno male. Laura M, ma single senza figli, meno male. Ammazza, it's not good. Catwoman, come sedurre? Una persona confessore del padre che adora suo padre, vanno d'accordo su tutto. Ma chi è? Sarebbe Coso? È Daniele questo o no? È Daniele questo Catwoman? Io voglio sapere se ti interessa Daniele o meno. Catwoman, rispondi, tanto Daniele non c'è adesso. Rispondi, Cat. Rispondi, Cat. Continua, la tua attrice preferita. Che ne so. Io sono rimasto ai tempi. No, non è. Ai ai ai. Peccato, peccato. Ti vedevo bene con Daniele. Ti vedevo bene con Daniele. La mia Nicole Kidman. Va bene, ragazzi, io vi saluto. Io vi saluto e vi ricordo ancora i corsi. Torino, 8 febbraio ore 21, Milano, domenica 3 marzo dalle 9.30 alle 19, Roma, domenica 7 aprile dalle 9.30 alle 19. Per tutti il riferimento è 333 15 11 703. Buonanotte a tutti e un saluto a tutti. A Milano devi scrivermi, Milano città, chi vuole venire a Milano mi scriva al 333 15 11 703 che mando tutte le info. Comunque Milano città, adesso non sono pratico di Milano, ma è più o meno in centro a Milano, non mi ricordo la zona, però più o meno in centro a Milano. Quindi scrivete e vi do l'indirizzo, che non ricordo. E tutte le info. Bene, un saluto a tutti, buonanotte a tutti, buonanotte a tutti, ciao a tutti.